Lei ora è qui prefetto a Palermo, ma mi permette di chiamarla generale perché tutti la conoscono come il generale della Chiesa, quello della lotta al terrorismo. In questa veste vorrei chiederle se la strada del terrorista pentito, che lei in un certo senso ha spianato, è arrivata a completare o a sostituire quella dell'infiltrato che le consentì la cattura di Curcio attraverso Frate Mitra. La strada o la figura del terrorista pentito fu da me avviata solo nella considerazione della importanza destabilizzante che poteva avere in seno all'organizzazione eversiva una critica mossa, fatta da parte di chi nella stessa aveva un certo peso specifico. Grazie. Prego. Una domanda al prefetto di Palermo. La legge sul terrorista pentito sarebbe utile estenderla, applicarla anche alla mafia, alla camorra, alla droga, al crimine organizzato in genere? Credo che il tempo non consenta un approfondimento del tema. Le dirò soltanto che il primo pentito lo ebbi 10 anni fa circa, proprio qui a Palermo, da parte di un mafioso. E questo potrebbe accadere se si garantisse a quel mafioso di evitare delle perizie che, ritenute valide da parte della magistratura, lo condussero poi al carcere criminale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto, dove oggi giace dimenticato da tutti. La proposta più interessante dell'antimafia era di condurre accertamenti patrimoniali non solo sui mafiosi, ma anche sulle persone insospettabili, sospettate di complicità con la mafia. Si riuscirà finalmente a condurre questi accertamenti? Noi proponiamo, fra le altre cose, accogliendo l'indirizzo della Commissione, di spostare l'asse dell'azione preventiva e repressiva da quello che è stato l'andamento tradizionale di inseguire i poveracci, 5.000 diffidati in provincia di Reggio Calabria, 15.000 in provincia di Palermo. Noi diciamo che bisogna smetterla con questa vergogna di inseguire i poveracci, la cui maggioranza con la mafia non ha niente a che spartire, a volte si tratta di poveracci proprio. Allora noi diciamo, fine della diffida, revisione di tutto il sistema della sorveglianza, del confino, perché spesso sappiamo cosa è diventato, e invece concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori. Alle 9:20 del 30 aprile 1982, con una Fiat 131 guidata da Rosario Di Salvo, l'onorevole Pio La Torre sta raggiungendo la sede del Partito Comunista. Quando la macchina si trova in piazza Generale Turba, una moto di grossa cilindrata obbliga Di Salvo, che guida, ad uno stop, immediatamente seguito da raffiche di proiettili. Da un'auto scendono altri killer
a completare il duplice omicidio. Il comando è composto da Salvatore Cucuzza, Scarpuzzedda Greco, Madonia e Lucchese. Un primo maggio, quello di domani, diverso in tutta la Sicilia. Le manifestazioni già indette si trasformeranno in una protesta generale contro la violenza della mafia che questa mattina a Palermo ha fatto altre 2 vittime. L'onorevole Pio La Torre, 54 anni, sposato, con 2 figli, segretario regionale del Partito Comunista, ed il suo autista, Rosario Di Salvo, 35 anni, sposato, padre di 3 figli. Per tutta la giornata, polizia e carabinieri hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l'agguato e per dare un volto agli assassini. Avrei voluto che questa manifestazione, la prima alla quale nella mia veste nuova vado partecipando, significasse veramente e soltanto gioia. Gioia per chi ha raggiunto un traguardo fatto di sacrifici, di rinunzie e di lavoro. Purtroppo dobbiamo avvertire e cogliere e sottolineare questa atmosfera che certamente ci rende consapevoli della gravità del gravissimo episodio, che come episodio turba, ma come episodio inquadrato in qualcosa di più vasto deve scuoterci, deve renderci veramente coscienti che dobbiamo stare uniti e insieme, tutti. Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo. È un verbo al quale ho sentito attingere sia dal cavaliere del lavoro Spadafora, sia dal presidente dei maestri, sia da tutti. Potere, l'ho sentito questo verbo. Ebbene, io l'ho colto e lo voglio sottolineare in tutte le sue espressioni, o almeno quelle che così estemporaneamente mi vengono in mente. Poter convivere, poter essere sereni, poter guardare in faccia l'interlocutore senza abbassare gli occhi. Intanto in Brasile, Buscetta sembra aver convinto Badalamenti a trasferirsi in quel paese per far calmare le acque, vista l'impossibilità di una controffensiva immediata verso i corleonesi. Siamo nel settembre del 1982. Così descrive il momento Buscetta. Badalamenti sembrò essere persuaso della mia analisi. Mi accompagnò assieme al figlio Leonardo a Belém, ma a quest'ultimo non piacquero il clima e le condizioni ambientali della zona. Faceva troppo caldo, c'erano troppe zanzare e serpenti e bisognava lavorare duro contro la giungla. Dissuase il padre dall'idea di stabilirsi nel Pará e finì che se ne ripartirono per l'Europa, solo per farsi ammazzare ancora un bel po' di parenti, in Sicilia e in Germania. Il viaggio a Belém ebbe luogo ai primi di settembre del 1982. Ci trovavamo là quando apprendemmo dalla televisione la notizia dell'assassinio di Dalla Chiesa. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza. Il generale si rivela sempre più irriducibile e deciso. Preme per ottenere i poteri speciali. È ostinato, deciso a non abbandonare Palermo. Firma così la sua condanna a morte.
come era accaduto del resto per Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Cesare Terranova, Boris Giuliano e tanti altri coraggiosi servitori dello Stato cimentatisi nella lotta alla mafia. La sera del 3 settembre, in via Carini, si verifica la sfida più spavalda del potere occulto siciliano, con le sue ramificazioni nazionali e internazionali, allo Stato. Ma chi ha osato tanto? Chi ha ammazzato dalla Chiesa? Le indagini portano a ciò che sembra una svolta. Un super testimone si presenta spontaneamente ai carabinieri e afferma di aver visto in faccia, la sera del 3 settembre in via Carini, gli assassini del generale. Del super testimone nessuno sa nulla. Polizia e carabinieri fanno filtrare indiscrezioni sul suo conto col massimo riservo. Ma all'improvviso il super testimone si presenta al quotidiano Il Giorno di Milano. Rilascia un'intervista. Dice di non essere protetto e di temere per la sua vita. Intanto un pregiudicato siciliano che avrebbe fornito informazioni sul comando di via Carini, di Natale, viene trovato moribondo sull'autostrada nei pressi di Genova. Morirà poco dopo. È stato assassinato per aver dato notizie sui killer di Dalla Chiesa o per uno sgarro fatto ai trafficanti di droga coi quali era in contatto. È un interrogativo senza risposta. La scoperta dei presunti killer del generale, il calabrese Nicola Alvaro, piccolo, insignificante pregiudicato, è tuttora in cella di isolamento a Palmi e nega di aver partecipato al massacro, mentre Nitto Santapaola è latitante. La scoperta dei presunti killer, dicevamo, non porta ad alcuna indicazione sui mandanti. Tutti ripetono che l'assassinio del prefetto non può essere stato deciso a basso livello, dalle cosche mafiose palermitane che si contendono le centinaia di miliardi della droga o da quelle emergenti catanesi. A Catania c'è già stata una sistemazione dei ruoli. Nitto Santapaola avrebbe fatto eliminare il suo rivale Alfio Ferlito facendolo assassinare insieme ai 2 carabinieri e all'autista che lo trasferivano a Palermo. Un altro massacro avvenuto in giugno sulla circonvallazione alle porte della città. I mandanti vanno dunque cercati in alto. Nelle ore che seguirono l'assassinio di suo padre, successero dei fatti che sono tuttora senza risposta. Per esempio, dover prendere delle lenzuola nelle quali avvolgere la salma. Perché li presero in prefettura? Non lo so. Io che erano entrata in prefettura l'ho saputo solo quando sono tornata a Palermo per la seconda volta. E ho saputo che i corpi di papà e di Emanuela erano stati avvolti nelle lenzuola della prefettura. Quello che ci siamo chiesti subito, forse sarebbe stato meglio avvolgerli nelle lenzuola di un'ambulanza, di qualcuno che abitava lì vicino che poteva prestarle, dell'ospedale. Ecco, perché proprio le lenzuola di Villa Paino? Poi lei immagini la confusione che ci doveva essere quella sera in via Carini. Prendere una macchina e spostarla solo per andare a prendere queste famose lenzuola. Non so, resta un mistero anche per noi. Non vi siete chiesto perché mai queste lenzuola andò a prenderle l'economo della prefettura che era stato allontanato dal suo ufficio dal generale? Guardi, io non so chi sia andato a prendere queste lenzuola. Inizialmente ci avevano detto che erano entrate 2 persone a Villa Paino. Cioè, questo episodio mi riesce completamente nuovo, non lo sapevo. L'altro episodio, la chiave della cassaforte. Ecco, che cosa vi ha suggerito questa ricerca di una chiave che non si trovava e che poi improvvisamente si trovò? Io so soltanto che la mattina dopo la morte di papà sono entrati a Villa Paino mio zio Romeo, Paolo Setti, il fratello di Emanuela, poi il dottor Paino e il sostituto procuratore, la dottoressa Consoli. Niente, so che hanno cercato dappertutto in questa stanza, che poi era l'unica stanza abitata da papà ed Emanuela, la camera da letto. Hanno cercato in tutti i cassetti, hanno cercato dappertutto e questa famosa chiave della cassaforte non è venuta fuori. È venuta fuori 3 giorni dopo e trovata proprio in una piccola, come si può dire, un cassettino del segreterio di Emanuela, dove avevano già guardato tutti. E in mezzo c'era questa chiave e attaccato un cartellino, chiave della cassaforte. Bene,
Senta, signor Buscetta, torniamo adesso ai suoi contatti, anzi continuiamo con i suoi contatti con Badalamenti. Lei ha detto che lo ha rivisto in Brasile. Io le chiedo se lei da Badalamenti ha preso altro, oltre a quello che ha riferito circa eventuali rapporti suoi con il senatore Andreotti, e le chiedo in particolare, dato l'oggetto del nostro processo, se lei ha appreso e che cosa ha appreso in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli. In ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli ho appreso da Badalamenti personalmente, dopo e da Bontade prima, che era stato fatto l'omicidio di giornalista per richiesta dei cugini Salvo, su interessamento del senatore Andreotti. Che cosa le disse Badalamenti? Badalamenti mi disse che prima nacque un certo equivoco, perché Badalamenti mi parlò di Pecorelli senza dirmi che si trattava del giornalista Pecorelli. Badalamenti parlò di Pecorelli e Badalamenti si spiega malissimo. Il Badalamenti lascia sempre la gente in sospeso per quello che dirà dopo. Fissa strettamente negli occhi, rimane con le labbra serrate e uno aspetta. Capire questo linguaggio di Badalamenti è una cosa interessantissima. La considerazione per dire il perché Badalamenti non mi parla a me del giornalista Pecorelli, Badalamenti mi parla di Pecorelli. Voglio informare la Corte che nel periodo precedente viene ucciso un ragazzo che era molto amico e amoreggiava con la figlia di Salvatore Inzerillo, ragazzini di 16 anni, 15 anni, stato insieme al figlio di Inzerillo e vengono tutti e due strangolati. Il figlio di Inzerillo e quest'altro ragazzino. Il ragazzino si chiama Pecorella. È figlio di uomo d'onore della famiglia di Passo di Rigano. Quando mi parla di Pecorella, io non faccio più mente locale che si può parlare dei giornalisti, ma faccio mente locale al Pecorella strangolato da Cosa Nostra. E poi le dico, ma scusa, ma che c'entra tu e Stefano nella faccenda del ragazzino? Mi sa ridere, mi dice, ma che dici? Pecorelli è giornalista, quello che stava facendo degli articoli contro Andreotti, che attentava alla vita politica di Andreotti, che erano stati portati dei documenti forse che nessuno sapeva e che quindi era stato necessario ucciderlo nell'interesse di Andreotti. Me ne parlò prima Montade e me ne parlò negli stessi termini, forse più ridottamente. A me il fatto non mi interessava e non era una cosa che era per me era di fondamentale importanza. Avevamo altre cose a cui riferirci. Che cosa le dice di questo Pecorelli, che poi dopo lei equivocherà essere Pecorella? Che abbiamo fatto un favore al senatore Andreotti tramite la richiesta dei cugini Salvo. Abbiamo chi? Io e Stefano Bontade. Cioè, io non la Cosa Nostra totale o la commissione. Io e Stefano Bontade. E in altri termini io potrei citare qua la parola che mi fu detta da lui e la traduzione poi la farete voi. Uffici Munoazzi, io e Stefano. Così in siciliano. Ecco. Quindi le disse che l'omicidio era stato fatto da lui, Gaetano Badalamenti, e da Stefano Bontade. E da Stefano Bontade. Però non materialmente. Bisogna capire anche il linguaggio che si usa fra me e Stefano Bontade. Stefano Bontade non è l'uomo che viene a Roma e viene a sparare a Pecorelli. Lo può dire ad altre
5.000 persone, ma farlo lui no. Certo. Bene. Quindi quando lui dice ufficio monumentale, lo abbiamo fatto noi, intende dirmi come segno di responsabilità. Cioè quella che noi chiameremmo un'assunzione di responsabilità. Un'assunzione di responsabilità. Pecorella banalmente si mise a ridere e mi disse: ma il fatto del giornalista che voleva arrecare dei disturbi al senatore, al presidente Andreotti, perché aveva dei documenti scottanti che voleva pubblicare e che le erano arrivati, non si sa come, nelle mani di Pecorelli, di questo Pecorelli, giornalista Pecorelli. Ma le disse di che documenti si Era trattava? il fatto che, secondo lui, che riguardavano Moro, documenti segreti che riguardavano Moro. Che sarebbero, a quanto lui le disse, arrivati a questo giornalista Pecorelli. Sì. Si parlò in quella circostanza o in altre circostanze del generale Dalla Chiesa? Il generale Dalla Chiesa era quello che aveva i documenti segreti, secondo Gaetano Badalamenti. Il generale Dalla Chiesa era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti a Pecorelli giornalisti. Le disse qualcosa o ha preso lei qualcosa in ordine all'omicidio del generale Dalla Chiesa? All'omicidio del generale Dalla Chiesa? Il generale Dalla Chiesa, secondo Badalamenti, non poteva essere di aver meritato quella fine in quel momento, così come quando assistemmo alla televisione in Brasile, e che dice: ma il generale Dalla Chiesa non aveva fatto ancora niente a Palermo per meritare simile fine. L'unico provvedimento che aveva preso aveva fatto sapere alle scuole guide autorizzate a non rilasciare più fogli rosa, ma tutto questo che hanno fatto contro di lui era solo per questo fatto. Secondo lui si erano sbarazzati di lui mandandolo in Sicilia, così se ne erano liberati. Il generale Dalla Chiesa, che era diventato un personaggio molto importante dopo tutto quello che aveva fatto contro i terroristi. Quindi era diventato, secondo Badalamenti, un personaggio incomodo, e quindi per sbarazzarsene lo mandarono in Sicilia. Bene, signor Buscetta, ci dica, se ricorda, dove vi trovavate quando Badalamenti le fece questi discorsi. In Ci Brasile, trovavamo in Brasile ed esattamente a Belém della provincia Pará. E l'albergo era l'albergo Reggente, e vidimo quasi in diretta il generale Dalla Chiesa, la macchina del generale Dalla Chiesa crivellata di pallottole. Uscimmo fuori perché eravamo registrati con differenti documenti in questo albergo. Appena uscimmo fuori ci siamo messi a parlare dicendo che senz'altro erano stati calabresi che avevano fatto un favore ai siciliani, alla provincia di Palermo in contraccambio di un altro omicidio, e che secondo lui si erano sbarazzati di Dalla Chiesa. Senta, signor Buscetta, però io vorrei sapere ancora qualcosa di più. Questi vostri incontri in Brasile, in questo albergo, le ho chiesto all'inizio, erano incontri episodici? È stata una volta sola o vi siete visti in quel periodo con maggiore frequenza? No, ci siamo visti con stavate maggiore... insieme pochi minuti, stavate insieme tanto? Stavamo insieme giornate intere. Poi devo dirle, se mi è consentito un po' di più, noi abbiamo fatto fra l'altro il viaggio da Rio de Janeiro a Belém do Pará, che stiamo parlando di 5.000 chilometri, assieme.
Quindi oltre alle giornate che passavamo insieme, poi avevamo tempo anche per andare a caccia. Ecco, che facevate tutto il giorno o tutti i giorni? Ma andavamo a caccia e io casualmente sfogliando le mie cose in casa, ho trovato una delle fotografie insieme a Badalamenti in Brasile, dove siamo assieme fotografati tenendo un daino appena ucciso nelle mani. Ha trovato una fotografia? Ho trovato una fotografia a casa, sì, dove io e Badalamenti assieme abbiamo un daino, lui da un piede e io dall'altro, che avevamo appena ucciso in Brasile. Quindi passavamo le giornate assieme, non 10 minuti o 5 minuti. Sono in condizione, se volete, di esibire anche la foto. Se la Corte ritiene di doverla, io ne farei istanza di poterla acquisire, non so se a casa dove ce l'ha, se è possibile averla o vederla. Sì, si può avere, anzi ce l'ho qua in tasca. Allora, se la Corte la consente, ce la fa vedere questa fotografia? Certo.